during this project, Communication of Cultures, we had the chance to talk a lot about traditions, what is tradition, what is heritage, why we have to protect it. And we heard many different opinions. Actually, I don't have my opinion because I am a little confused, and what is tradition and if we have to protect it is a very controversial issue. Allora ragazzi, cercherò di fare questo video scendendo le scale, madonna, senza cadere. Infatti sei pazzo. Abbiamo appena partecipato a una conferenza molto interessante. Non c'eri se ti tengavi se naperai se facendo cristiano. Ah. Ops. Come si chiama questo posto? Ora vediamo come si chiama sul bianco. È il Folk Life Music Center dell'Accademia di Atene, del centro sulla musica tradizionale, tra virgolette. È stato molto interessante perché abbiamo visto tanti punti di vista differenti. Però adesso è il momento dei souvlaki, quindi mi sa che cammineremo arte come Souvlakia. Adesso farò un pochino di interviste per chiedere a tutte le persone i loro punti di vista per quanto riguarda la questione del rapporto tra la modernità e la tradizione, perché questa è stata, diciamo, la tematica più scottante del giorno. Adesso vedremo. Che ne pensi di queste conferenze che abbiamo seguito oggi? Molto interessanti, hanno dato dei punti di vista molto particolari e anche controversi, se devo essere sincero, su un po' di argomenti. Cioè? Per esempio sulla danza, sulla musica, sulle tradizioni. Penso l'importante è che almeno tra tutti questi punti di vista diversi riusciamo comunque a trovare un minimo comune denominatore che ci possa far sentire, diciamo, in qualche modo più mediterranei. Secondo me l'argomento più interessante è stato quello relativo alle danze, ai balli tradizionali. Qualcuno dice che i balli tradizionali sono qualcosa che non deve cambiare, altri dicono che invece essendo dei balli tradizionali e facendo parte di una tradizione sono esposti al cambiamento. Io personalmente penso che le tradizioni non sono qualcosa di calcificato e inevitabilmente se tu tramandi qualcosa che non è scritto, che fa parte di un patrimonio culturale intangibile, automaticamente questa tradizione è esposta a cambiamenti. Creo que la tradición tiene que evolucionar. Pienso que no tenemos que reproducir exactamente lo que hacían nuestros antepasados antes, porque antes existían unas necesidades y ahora existen otras. Pero creo que es importante guardarlo y ponerlo en valor y eso, valorarlo porque es parte de nuestra historia, de lo que somos actualmente, aunque ya no seamos iguales. Y parte de nuestra identidad, ¿no? Lo que llevamos hablando todos estos días, y creo que esa identidad que cada pueblo tiene y esa diversidad que existe en el mundo es lo que hace al mundo bello, porque si todos fuéramos iguales no sería interesante, no habría nada que descubrir, no habría algo a lo que llegar más allá. Actually, generally I believe that always the solution is in the middle. Everything is needed. So I think that if the young people have the chance to sit nearby an old lady, for example, and learn a traditional art, it will be amazing. If they want to participate in local festivals and communities, it would be amazing. And I believe that young people have to do that, because when I do that, I learn a little bit more things about my identity. On the other hand, I also support all these cultural associations which want to teach people in an external environment about tradition. I don't disapprove that. I think that all these actions can contribute to something better,
And yes, I think that the tradition evolves. We have the evolution of traditions, and it is not really necessary to keep in mind what happened in past. We can learn about the past, we can respect the past, and having that in mind, we can create something new. I want creativity. I mean, every person has his own way to contribute in a creative way in order to evolve the traditions. I want to do that, and I want to be with other people that want to do the same. I mean, for me this is important. E tu non puoi pensare di poter mettere un ballo, una lingua, un qualcos'altro, l'espressione di una cultura, non puoi pensare di metterla in una teca e quindi lasciarla lì come se fosse qualcosa di morto, statico, che non deve cambiare e che deve essere sempre così, perché facendo così, tramandando qualcosa che è sempre uguale, in realtà quella cosa la uccidi. Yo creo que tenemos que evolucionar, pero valorando y guardando y preservando lo que éramos sin olvidarlo. Y en el caso de las lenguas creo que es importante hablarlas, aunque sea como activismo político en algunos casos o en las situaciones en las que tú sientas que tienes que hacerlo, pero pienso que tenemos que pensar que es importante. ¿De dónde eres tú? Eu sono galega, da Coruña. Inevitabilmente quando una cultura è esposta a un'altra, inevitabilmente si crea una modificazione, una piccola modificazione. Secondo me è giusto che ci sia, anche perché in questo modo la cultura si arricchisce. Another thing that I'm thinking now is that we can also use tools. I mean, you know, we live in the society of the new technologies, so we are always with the laptops and the mobile phones and all these technologies, and sometimes we forget to regard what happens around us. No, we have to regard what happens around us and forget watching all the time what happens on Facebook, but we can use Facebook, we can use cinema and generally new technologies, for example, in order to promote what gives us life. We don't have to search life through technology, you have to use technology in order to give life to traditions and evolve traditions. I mean, yeah. That's my opinion. E questo è un punto di vista molto interessante. Chiaramine. Tipo te.